Negli ultimi anni il mondo del ciclismo ha visto un'esplosione nella popolarità delle biciclette gravel, seducendo gli appassionati con la promessa di libertà su strade e sterrato. Ma questo entusiasmo è davvero giustificato o si tratta solo di una tendenza destinata a svanire? Mentre alcuni ciclisti elogiano le loro versatilità, altri sollevano dubbi. Le gravel sono davvero ergonomiche o rischiano di mettere a dura prova le articolazioni? A differenza delle mountain bike, la postura su una gravel è più allungata e aerodinamica, il che le rende decisamente più veloci. Tuttavia, l'assenza di sospensioni può richiedere uno sforzo maggiore sui terreni irregolari. Insomma, le gravel sono davvero all'altezza del loro clamore? Scopriamo insieme i pro e i contro per capire se questa tendenza è qui per restare o è solo un fuoco di paglia. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Uno dei punti di forza delle bici gravel è la loro versatilità. Grazie alla loro geometria e alla capacità di montare pneumatici più larghi rispetto a una bici da corsa tradizionale, le gravel si comportano bene su diverse superfici, dalle strade asfaltate agli sterrati fino ai sentieri più leggeri. Questa flessibilità le rende ideali per i ciclisti che vogliono esplorare percorsi misti senza la necessità di avere più biciclette. Le gravel sono anche ottime per lunghi viaggi o il bikepacking. Offrono numerosi punti di fissaggio per borse e accessori, permettendo di trasportare tutto il necessario per un'avventura di più giorni. La posizione di guida è generalmente più confortevole rispetto a una bici da corsa pura, rendendo le lunghe ore in sella meno faticose. Tuttavia non è tutto rose e fiori. Uno degli svantaggi principali delle bici gravel è la mancanza di ammortizzazione. A differenza delle mountain bike, che sono dotate di forcelle anteriori e in alcuni casi anche di sospensioni posteriori, le gravel tradizionali sono rigide. Questo significa che ogni asperità del terreno viene trasmessa direttamente alle mani, alle braccia e alla schiena del ciclista. Soprattutto su sterrati irregolari, la mancanza di sospensioni può causare disagio e in alcuni casi dolori articolari. Alcuni ciclisti, dopo lunghe uscite su terreni accidentati, lamentano dolori alle mani e ai polsi dovute alle vibrazioni costanti. Inoltre, l'esposizione prolungata a strade sconnesse può mettere a dura prova anche la schiena e il collo, riducendo il piacere di pedalare su percorsi più impegnativi. Negli ultimi anni molti produttori stanno cercando di affrontare i limiti delle bici gravel introducendo componenti ammortizzati. Tra le soluzioni più comuni ci sono i reggisella flessibili, progettati per assorbire parte delle vibrazioni provenienti dal terreno, e le forcelle ammortizzate che migliorano il comfort sulle superfici sconnesse. Tuttavia queste modifiche sollevano una domanda. Stiamo forse tornando verso una mountain bike hardtail, ma con qualche differenza estetica? Un aspetto da considerare è il comportamento delle gravel su terreni più tecnici. Ho visto ciclisti affrontare mulattiere alpine con le loro gravel e in quei contesti la difficoltà era evidente. La posizione allungata tipica delle gravel con manubrio drop da corsa non facilita la gestione delle discese ripide o tecniche dove un assetto più raccolto e stabile sarebbe preferibile. Inoltre la mancanza di un reggisella telescopico limita la libertà di movimento del ciclista, rendendo difficile abbassare il baricentro nelle discese più impegnative. Senza contare che l'assenza di una forcella ammortizzata non aiuta a gestire le asperità del terreno, rendendo la guida meno fluida e più faticosa per il corpo. Un'altra tendenza interessante riguarda l'uso di manubri da mountain bike. Infatti a Eurobike dello scorso anno sono apparsi i primi manubri dritti tipici delle mountain bike. I manubri dritti, infatti, oltre ad offrire un maggiore controllo su terreni difficili, offrono anche una posizione di guida più stabile e confortevole sulle superfici irregolari, riducendo lo stress su mani e polsi. Tra forcelle ammortizzate e manubri da mountain bike, le differenze tra una gravel e una mountain bike hardtail, a mio parere, si stanno gradualmente sempre più assottigliando, portando le gravel a essere sempre più simili a mountain bike leggere e scattanti, ma con un'estetica più vicina al mondo del ciclismo su strada.
Sempre a mio parere l'idea che la gravel sia migliore sulle lunghe distanze rispetto a una mountain bike va considerata con cautela. Ricordo il consiglio che mi diede Thomas Stoll, produttore di biciclette, quando gli chiesi quale mountain bike fosse più adatta per me per affrontare gare marathon. Una hardtail senza ammortizzatore posteriore ultraleggera da 7 kg oppure una full suspension da 10 kg. Senza esitazione Thomas mi consigliò la full, spiegando che sulle lunghe distanze il comfort è essenziale. The fully is better for long races, sure. Right? Yeah, it's easier to ride, more comfort and you are faster. Una bici full infatti riduce l'affaticamento, specialmente su terreni sconnessi, dove una gravel potrebbe invece mettere il ciclista a dura prova. Questo suggerisce che la presunta superiorità delle gravel per le lunghe percorrenze potrebbe non essere così universale come spesso si crede, specie su percorsi tecnici o particolarmente impegnativi, e che forse un domani potrebbero apparire addirittura degli ammortizzatori centrali su bici gravel. In definitiva, la gravel è una moda temporanea? È difficile a dirlo con certezza. Da un lato l'enorme successo e l'aumento di accessori specifici per il gravel dimostrano che non si tratta di un fenomeno passeggero. Dall'altro però l'evoluzione verso soluzioni sempre più sofisticate e ammortizzate potrebbe indicare che il mercato sta spingendo verso una fusione tra gravel e mountain bike, riducendo nel tempo l'appeal del gravel puro. Se il futuro della bici gravel porterà a una trasformazione completa o se rimarranno fedeli alla loro anima avventurosa e minimalista, solo il tempo potrà dirlo. Nel frattempo possiamo goderci la libertà che questi bici offrono, esplorando nuovi percorsi senza preoccuparsi troppo del tipo di bici che stiamo pedalando. In conclusione, le biciclette gravel rappresentano una scelta eccellente per chi ama la versatilità e l'avventura su due ruote. Ho scelto la mia Pinarello X perché può montare gomme fino a 35 mm di sezione, offrendo così una grande versatilità. Questa caratteristica le permette di adattarsi facilmente sia all'asfalto che alle strade bianche, trasformandola in una sorta di semi-gravel. Tuttavia, non la vedrei mai come una soluzione per lunghe percorrenze su sterrati. L'assenza di caratteristiche più specifiche delle gravel bike vere e proprie come pneumatici più larghi la rende meno confortevole su terreni particolarmente irregolari, dove le vibrazioni possono farsi sentire e richiedere uno sforzo maggiore. È una bici perfetta per chi cerca una soluzione ibrida e dinamica, ma per lunghe avventure off-road preferirei un mezzo più specializzato e personalmente, senza ombra di dubbio, una mountain bike leggera da cross country. Questo viene confermato dal fatto che i limiti delle gravel in termini di comfort sull'asperità del terreno spingono il settore verso l'adozione di soluzioni ammortizzate che le avvicinano sempre più al mondo delle mountain bike hardtail. Sarà interessante vedere come si evolveranno nei prossimi anni, se continueranno ad essere un segmento di nicchia o si integreranno completamente con altre discipline del ciclismo. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!